Buonasera a tutti, siamo su una nuova rubrica che si chiama Guerre spaziali e che si ispira a una teoria di Bauman che partendo dalla globalizzazione vedeva come essa è andata a distruggere la coesione sociale e chiama questo fenomeno guerre spaziali. E quindi da qui il titolo, che poi è anche un titolo del primo libro che ho scritto. Guerre spaziali è più un concetto interiore che un concetto esteriore. In effetti la coesione poi è relativa anche a quelle che Bauman chiama le reti protettive, che nel nostro specifico possono essere la religione, si chiama la scuola e tutta una serie di cose che dovrebbero, partendo dal basso, tutelare, insomma, le dinamiche sociali e relazionali. E in questa logica, insomma, ho cercato di affrontare questa rubrica con dei personaggi molto interessanti. Abbiamo in ordine Donatella Tinari, Antonella Maritan e Lorena Caramanico. Allora, parto da Lorena che è un'esperta di energia galattica Maya. Esperta, più che esperta, mi definisco magari ricercatrice perché è un argomento che non ha mai fine. Ed è curioso come quando zoomi su un cellulare vai a ingrandire e diventa sempre più vasto e più ampio questo argomento. Rispetto al fatto che la domanda è cosa ci si aspetta dal 2025? Iniziamo col dire che rispetto alle tradizioni Maya, l'anno non inizia il 1° di gennaio, perché il calendario gregoriano, prima ancora quello giuliano, sono un costrutto del tempo che è sbagliato, è basato su una frequenza meccanica, una frequenza disarmonica che è data dalla proporzione 12-60. Sono 12 ore, 60 minuti, 60 secondi, 12 mesi e questa suddivisione del tempo è illogica. Illogica perché non segue la natura, non segue i ritmi naturali e quindi ci ritroviamo nello stato in cui siamo. E quindi l'obiettivo di tutti noi che siamo in cammino con fatica è riportarci sulla giusta frequenza che sarebbe quella 1320, che è appunto data dal modulo armonico Tzolk'in, che era il computo che utilizzavano i Maya per fare i calcoli astronomici e delle profezie. E a tal proposito, le loro profezie si dice, i Maya hanno detto che finiva il mondo, invece non è finito il mondo. In realtà nel 2012, il 21 dicembre, è finito il mondo come noi lo conoscevamo. E un fatto curioso, che dalla chiusura della tomba di Pakal Wotan, che è il maestro del tempo che ha lasciato, che ha scritto nella pietra tutte le conoscenze astronomiche e matematiche del tempo per noi, per chi poi ha ricercato queste informazioni. La sua tomba è stata chiusa nel 692. Dal 692 al 2012 intercorrono 1260 anni, 1260. 60. Cioè, questo fa capire anche come tutto sia calcolato precisamente rispetto non al nostro volere, ma a un volere molto più ampio. Invece il tempo che intercorre dalla chiusura della tomba, che è nel 692, al 2012 è 1260 anni. Dal 692 al 2013 è 1320 anni, quindi 1320, la frequenza nuova alla quale noi dovremmo tendere. E per fare questo salto abbiamo questo strumento magnifico che è lo Tzolk'in e il computo delle 13 lune, perché
un tempo più naturale è quello di suddividere il ciclo annuale in 13 lune di 28 giorni, che è il ciclo, la- il ciclo naturale della donna, di 28 giorni. Mentre il modulo armonico Tzolk'in, che anche esso porta la frequenza 1320, è formato da 20 glifi e 13 toni e la loro combinazione da 260 possibilità, che sono i kin, si chiamano kin, la combinazione di glifo e tono. E, e praticamente questi 260 giorni invece formano più o meno 9 mesi e 9 mesi sono la gestazione di un bambino, quindi è tutto ricalibrato e riportato alla natura. Cioè è uno strumento veramente fantastico per... Guarda, oggi ho ascoltato una tua intervista e proprio questo mi ha riportato a questa cosa qua, cioè allora queste guerre spaziali sono iniziate prima della globalizzazione, insomma, sono iniziate molto prima, spaziali, temporali, perché in effetti il volerci sincronizzare su date nuove, su spazi nuovi, insomma, è una volontà ben precisa che esiste da anni. Diciamo che è tutto ciclico, cioè continua a ripetersi, cioè sono tante tante cose che continuano a ripetersi finché non ne capiamo il significato e facciamo delle scelte poi. Però tutto veramente si continua a ripetere nelle nostre genealogie, e qui proprio possiamo aprire parentesi a non finire. Lo Tzolk'in proprio ci indica la qualità del tempo, che è frattale, nel senso che una parte rappresenta il tutto, un kin può essere o un giorno o un anno. Eh, Poi può essere, è ciclico il tempo che continua a ripetersi, e radiale perché si espande dal centro. E a proposito della ciclicità e del dove ci troviamo in questo momento, questo 2025, che secondo il sincronario delle 13 lune ci troviamo quasi a metà del percorso, perché l'inizio dell'anno inizia il 26 di luglio. Il 26 di luglio perché, si dirà, perché coincide con la levata eliaca di Sirio, quindi è il punto in cui è più vicino al nostro Sole e c'è questo allineamento planetario e si dà l'inizio delle 13 lune di 28 giorni dal 26 di luglio. E quindi adesso ci troviamo a metà dell'anno, domani iniziamo la settima luna, quindi domani siamo proprio alla metà dell'anno. E che anno è questo? È un anno tempesta. È un anno tempesta e quindi tempesta ritmica, Kin 19, quindi tutti noi, consapevoli o no, viviamo l'anno della tempesta. Lo scorso anno tempesta era 4 anni fa, il Covid. Era col tono lunare, il tono 2, che è il tono 2 è la polarità, quindi veramente abbiamo vissuto le due facce del vivere quella situazione trasformativa, perché la tempesta è appunto la trasformazione, ma non una trasformazione, ok, cambio, è la catarsi, proprio è lo sconvolgimento con i fulmini, col fuoco e con l'acqua. Quindi è proprio una trasformazione. Quest'anno è ritmica, quindi non è così violenta come quella magari polare, ma è al nostro ritmo, cioè è una trasformazione che viene dentro di noi e avverrà con i nostri tempi. Però avverrà, cioè sta avvenendo, lo vediamo con i nostri occhi, no? E quindi siamo nel corso della trasformazione, ecco, siamo a metà. Esperta di trasformazione abbiamo Antonella Maritan, che è anche esperta di spazi. Come mai sei esperta di spazi? Ritorniamo allo svuotacantine. Ma in base a quello che ha detto Lorena,
che 4 anni fa ci trovavamo nello stesso, più o meno, identica cosa di trasformazione. E mi è venuto in mente che però non abbiamo colto, perlomeno quello che ci hanno fatto vedere, o la maggior parte delle persone in preda alla paura, eccetera. Non abbiamo colto l'occasione per trasformarci, quindi per entrare dentro di noi, perché quello che ci facevano vedere è che tutti andavano a comprare la farina per cucinare, fare la pizza piuttosto che il pane. E invece era una bellissima occasione, opportunità per ritrovare il nostro spazio interiore. Sarebbe stato bello. Allora il cambiamento sarebbe avvenuto forse in un modo più armonico, meno drastico. E forse però è anche giusto così, Lorena, in base a quello che hai detto. Quindi ci è voluto lo scossone per poi adesso arrivare dopo 4 anni a fare un'altra trasformazione in un altro, ognuno secondo i propri tempi, il proprio ritmo. Io mi auguro che questa trasformazione ci sia, avvenga perché ne abbiamo veramente bisogno, cioè, ed è una necessità dell'uomo, io penso. Nel senso che fuori ormai vediamo di tutto, ci fanno vedere poi cosa ci sia di reale, non lo so, ci fanno vedere che succede di tutto e di più. E quindi l'unico spazio, tanto per parlare sempre di spazio, in cui possiamo trovare la pace, possiamo trovare le risposte a tutte le nostre domande, possiamo trovare delle soluzioni e entrare dentro di noi, trovare il nostro spazio. Ed è questa la cosa principale che dobbiamo fare, ma senza seguire dei dogmi o senza seguire, ma imparare a seguire quello che noi sentiamo, ricollegandoci alla natura, ricollegandoci ai ritmi naturali, che quello che dicevi tu, Lorena, è veramente giusto, no? Le 13 lune, quindi il tempo dobbiamo trasformarlo dentro di noi, quindi avere un'altra consapevolezza di questo tempo. E, e, e quindi è l'unico modo che abbiamo per uscire da queste guerre spaziali che avvengono in ogni dove, ma principalmente avvengono dentro di noi e poi lo vediamo ovviamente riflesso al di fuori, perché sono tutte guerre interiori, quello che vediamo al di fuori. Quindi la pace la dobbiamo trovare dentro di noi. E questo si può fare, si deve fare, e adesso è arrivato proprio il tempo perché o lo facciamo o si passa in un'altra dimensione, cioè non abbiamo tante altre possibilità forse. E dobbiamo svuotare tutto quello che non ci serve più, assolutamente. Perché in questi giorni, Lorena, ho risentito il collegamento che abbiamo fatto 2 o 3 mesi fa, quando era Mhm. settembre, così, e c'è un kin, mi sembra, così forse, o un'onda, non lo so, proprio che spazza via tutto il vecchio, se non ricordo male. Ci sono diversi dei che sono associati alla pulizia, al cambiar pelle, il serpente, E, all'allacciatore dei mondi che è oggi la morte, ecco qui. o allacciare le dimensioni. Io Sì, ero sì, ce ne allacciatore. sono, ce ne sono diversi, sì, di queste E energie. quindi ci vengono dati tutti questi input proprio per lasciare andare, cioè che mi interessa a me alla fine di quello che trattengo, che sono stata 10 anni fa, 15 anni fa, magari sto ancora pensando che quella persona mi ha pestato un piede, quindi ho questa cosa qua. Cioè, dobbiamo liberarci da tutto questo sentire distorto che abbiamo, tutte queste emozioni e veramente lasciarle andare. Capisco anche che il nostro problema, parlando prima tu di globalizzazione, il nostro problema è che ci sono ancora tante persone nel mondo che il loro bisogno primario è soddisfare la fame perché non hanno da mangiare. Quindi
E, queste persone qui, il primo bisogno è questo, quindi non vanno neanche a pensare di andare dentro di loro o collegarsi alla loro parte spirituale, perché i loro bisogni sono altri. E tutto quello che sta succedendo al di fuori è mantenerci in questa ricerca di bisogni che non sono reali. Adesso, al di là di quello della fame, di procurarsi il cibo, ok? Ma tanti altri bisogni non sono reali, cercano di distoglierci in tutto e per tutto attraverso la paura o attraverso questi sogni irrealizzabili proprio per non permetterci di entrare dentro di noi perché, Una parola è schiavitù, sì, questa condizione in cui in cui siamo e non ce versi- ne rendiamo conto assolutamente mm. e quindi dobbiamo veramente cercare di fare questo lavoro. E secondo me anche queste serate che stiamo facendo, quella di questa sera, potrebbe aiutare qualcuno a farsi delle domande e quindi a cercare dentro di sé poi delle risposte. Penso che il compito nostro adesso sia questo. Che dite? Poniamo, poniamo la domanda a Donatella. Donatella, che guerre spaziali stiamo vivendo? E credo che ognuno di noi stia proprio vivendo una sua guerra personale e che quello che, come diceva Lanto prima, ehm, tutto quello che vediamo fuori rispecchia quello che è dentro, però è una distrazione quella che ci viene proposta da fuori, sono tutte distrazioni per poterci disorientare da quello che noi siamo veramente. Perché quello che noi siamo veramente spaventa evidentemente chi è apparentemente sopra di noi. Perché se ci pensate, ognuno dovrebbe porsi delle domande, dei dubbi e poi trovare delle risposte personali. Invece anche lì, che cosa fa la maggior parte della gente? Cerca all'esterno e proietta all'esterno. Allora, tutti questi sono stati anni di grandi consapevolezze, per molti di grande confusione. E adesso l'abbiamo visto, no? Come diceva Lorena, non è l'inizio di un anno, è un continuum, perché il tempo, ammesso che esista, non è di certo lineare. È un'altra cosa il tempo. Noi l'unico tempo che abbiamo a disposizione è il qui e ora e nel qui e ora noi possiamo veramente cambiare e creare. È l'unico modo per poter creare è vivere nel qui e ora, perché se viviamo nel passato abbiamo i rimpianti, se viviamo nel futuro abbiamo le angosce, le ansie, le paure. E quindi l'unico momento che ci è stato sottratto è il qui e ora, perché noi siamo schiavi. Nel momento in cui prendiamo consapevolezza di essere schiavi, allora non lo siamo più, non lo siamo più e diventiamo quello che vogliamo essere. E che fa paura questa cosa, fa paura questa responsabilità che ci si può prendere, perché in fondo noi ci creiamo la realtà che ci meritiamo finché ne abbiamo bisogno. Quando poi comprendiamo, possiamo cambiare il videogioco e siamo talmente immersi nella realtà virtuale che crediamo che sia reale e non ci accorgiamo del resto, della vera vita che ci avvolge, che ci accompagna in questo percorso virtuale. Allora ci sono dei macro movimenti che vediamo fuori che sono irreversibili e sono rivolti, secondo il mio punto di vista, verso il bene dell'umanità, altrimenti non saremmo qua a parlarne, se così non fosse. Vi faccio un esempio proprio pratico. Ieri avevo caricato sul mio canale YouTube il settimo episodio di Cosa è successo sulla Terra. Era un pretesto, io volevo tastare YouTube perché questo settimo episodio parla in realtà non parla della Terra, della forma della Terra, di cui non mi interessa neanche sapere che forma ha la Terra, mi interessa sapere perché ci hanno mentito, che cosa ci volevano nascondere con tutto questo.
Allora, l'episodio 7 in realtà parla di Pizzagate, di Comet Ping Pong, dei crimini della Clinton, dei fratelli Podesta, dei fratelli Podesta, di James Alefantis, delle 33.000 mail della Clinton, del satanismo, della Abramovich, di tutte cose che sappiamo, del no cromo. E io dicevo, vedrai che me lo elimineranno. Nell'arco di tempo zero, le persone mi hanno telefonato e mi hanno detto: Guarda, che è già stato eliminato. E lo sapevo che mi avrebbero bloccata, volevo vedere quanto tempo ci impiegavano, ma ho fatto ricorso. Ho fatto ricorso e me l'hanno rimesso disponibile, chiedendomi scusa. Ho letto. Ho detto anche Allora, io. che cosa sta cambiando? Qualcosa sta cambiando. Sì. Non grido vittoria perché me l'hanno rimesso. A me non fregava niente che me lo rimettessero, non lo rimettessero, perché sono cose che già abbiamo masticato, rimasticato, le abbiamo digerite, grazie a Dio, in qualche modo, perché ci avevano fatto da specchio in un certo modo, per un certo tipo, in un certo tipo di momento storico. Quello che io volevo vedere era se io agivo, che cosa succedeva. Certo che se non agivo e mi prendevo il blocco del video, basta, finiva così, che il video era bloccato, ok, mi sono creata un altro canale Rumble, ma non era questo il punto. Il punto è: doni, agisci, agisco, faccio ricorso, mi viene rimesso il video. Questo vuol dire che non è che la nostra salvezza ci arriva dall'alto, così come non è che le guerre spaziali ci arrivano dall'alto. La nostra salvezza o la nostra morte ci arriva da noi. Siamo noi a scegliere, non dall'altro, da noi. Perché solo quando prendiamo coscienza di chi siamo stati, da dove proveniamo, dove siamo diretti, allora possiamo prendere in mano la nostra vita e creare. Non prima, non arriva dall'alto. E così siamo come pezzi di un puzzle energetico e non ha senso dividere questo è bene e questo è male. Quante volte anche voi vi sentite dire: ma adesso cosa succederà? E adesso cosa succederà? Dipende da noi. Come dipende da noi? Noi chi siamo? Ma noi siamo i creatori. Noi siamo niente proprio di meno che i creatori di quello che ci accade. Quindi non ha senso dividere bene da male all'esterno. E di conseguenza mi creano un po' di ilarità quelli che dividono il mondo in cattivi e cattivissimi. Quanti ne sentiamo? Anche nella controinformazione, che dicono ci sono i cattivi e ci sono i cattivissimi. Cattivissimi. Allora, io lo dicevo l'altro giorno all'Anto, allora io per la par condicio dico che per me il mondo è fatto dei buoni e dei buonissimi. Siccome sono modesta, non dico che sono buonissima, ma sono solamente buona. E quindi è uguale, no? È uguale, solo suona strano perché noi siamo sempre stati abituati a sintonizzarci con quello che non va in noi e anche negli altri. Potremmo tenere conferenze di ore e ore sui nostri difetti, no? Sulle paure, sui traumi, sulle sfighe. È questione di dove decidiamo di porre l'attenzione. Dove poniamo l'attenzione, lì è il presente, il qui e ora, e lì iniziamo veramente a creare. E noi siamo i creatori. Quindi, in questo, sono responsabile delle mie sfighe? Assolutamente sì. Forse Ma d'altronde, Donatella, quando siamo nati, dopo, non so, verso l'anno, cosa ci hanno iniziato a inculcare? Su una spalla c'è l'angioletto e sull'altra c'è il diavolo. certo, Ma questo è la divisione del bene e del male. certo. Dell'angioletto nessuno mai ci diceva, ah, guarda com'è contento che, ma sempre dall'altra parte. Quindi è ovvio che noi siamo sempre focalizzati sul cattivo, sul male, ma se esiste il male, esiste anche il bene. Se esiste tutta quella parte che tu hai detto del pianeta, la puntata numero 7, ma esisterà tutta un'altra parte che ci sta aiutando, sta dando un sacco di input e di anche pedate nel sedere, scusate, per darci una svegliata. Secondo Ma me sta questo facendo il tifo per noi, quella parte lì non ci sta aiutando perché
è impossibile aiutare chi non vuole essere aiutato. No, certo, E assolutamente. allora viene aiutato chi si dà da fare e dice, ok, io Sì. faccio il mio e poi ci sarà E anche... poi tu devi fare il tuo nella realtà, noi certo, siamo qua, quindi le mani siamo nostre, la parola anche, quindi giusto. Ma io penso che certe news sono come un soffio di vento che spalanca improvvisamente la finestra, no? Poi dobbiamo essere noi ad affacciarci, guardare nella direzione giusta. E invece le persone vogliono proprio quello che fa la televisione, in effetti, cioè un'immagine precostituita che ti dice qual è la dimensione di realtà e di verità. E forse invece il cambiamento passa proprio nell'affacciarsi in questa finestra e guardare ciò che io voglio guardare, insomma. E in questo viaggio del 2025 che ci rimane, Lorena, cosa potremmo portare, insomma, per fare un grande viaggio interiore? Allora, quello che io invito me a farlo, ma invito chi ha voglia, perché come dicevano prima, non puoi aiutare qualcuno che non vuole essere aiutato. Quindi io faccio il mio percorso e la mia strada e cerco di farla con gli strumenti che mi sono affini. E lo Tzolk'in è una cosa che è entrata completamente in sintonia e quindi il mio viaggio, il viaggio dove, il punto dove io metto l'attenzione è questo, è il cercare di inserirsi nel flusso, perché se noi ci mettiamo nella corrente, riusciamo a comprendere proprio le energie che ci sono ogni giorno, ogni anno, ogni luna, eccetera, riusciamo a vivere in modo molto più facile, più leggero. Ecco, smettiamo di subire le cose e vediamo come tutto da una prospettiva più elevata, come vedere il grande disegno che si muove attraverso di noi e con gli altri. Questo è un po' l'augurio che faccio a me e a chi ha voglia di fare un viaggio interiore. Io ho scelto questo come tanti altri strumenti, le letture, i libri. La vita è piena di input che ci spingono ad andare dentro di noi, a ricordarci chi siamo e che cosa siamo qui a fare perché siamo qui a pettinare le bambole o a fare un lavoro interiore di, come diceva prima Antonella, di lasciare andare, di far morire e alleggerirci da tutti i pesi con cui siamo venuti su, siamo cresciuti e ci siamo inzuppati in questa società malsana. L'abbiamo scelto, probabilmente eravamo ubriachi quando l'avevamo scelto, però adesso che ci rendiamo conto, possiamo fare qualcosa per cambiare la nostra situazione, non la situazione di tutti, la nostra situazione. E con il nostro comportamento possiamo dare l'esempio che qualcuno può seguire, qualcuno può voltare la testa dall'altra parte, però eh, può essere questo anche uno degli aspetti. Antonella. allora mi è piaciuto quello che ha detto Lorena, che forse eravamo ubriachi, ma può essere, però quello che mi hanno detto a me un po' di tempo fa, dai piani superiori, diciamo così, è che c'è la coda di persone che vuole incarnarsi sulla Terra, ma questo è già da tanto tempo, perché è una grandissima possibilità evolutiva dell'anima. E un po' ubriachi magari, ok, perché non sapevamo bene che cosa ci aspettava, però è veramente una grande opportunità incarnarsi sulla terra, vivere tutto quello che stiamo vivendo, perché il vivere sulla terra è una cosa meravigliosa. E se noi usciamo da tutto quello che c'è intorno a noi, che ci fanno vedere di brutto, ma allora ci alziamo al mattino, c'è un sole stupendo che ci dà la vita. E già solo per quello dovremmo ringraziare e essere felici per tutta la giornata. Dobbiamo andare a lavorare, ma questo è
il nostro adesso dipende sempre come andiamo a lavorare, quindi con che spirito, con che sentire facciamo questa cosa, che può essere anche un lavoro che non ci piace, ma se iniziamo a farlo bene, poi magari riusciamo anche a cambiare lavoro. Farlo bene vuol dire un atteggiamento diverso. Dopodiché non dobbiamo rincorrere solo i soldi o perché noi lavoriamo magari 10 ore al giorno e poi non abbiamo più tempo per noi stessi, per fare niente. E non abbiamo tempo per fare una passeggiata, per andare in un bosco, per stare con gli amici, non abbiamo più tempo di vivere. E quindi è questa la nostra schiavitù principalmente. E poi non sappiamo divertirci, essere nella gioia. Il divertimento non vuol dire andare a ballare e sballarsi fino alle 4 del mattino. Il divertimento è prima di tutto stare bene con noi stessi e sentire la gioia dentro di noi per qualsiasi cosa. Non sto dicendo che io sono sempre così tutto il giorno, però so che è possibile e ci provo sempre ad avere il sorriso invece che essere arrabbiata, perché tanto voglio dire, arrabbiarmi dove mi porta? Non mi porta assolutamente a niente se non a star male io. Quindi i problemi si possono risolvere anche in tanti modi diversi. È come se dovessimo proprio cambiare tutti gli schemi in cui siamo immersi e iniziare a vedere la vita, a vedere le persone, a guardarle negli occhi e, e stare bene con le persone, perché anche il fatto della globalizzazione ci sta portando via anche proprio questo, la comunità, le nostre tradizioni, ci sta portando via un sacco di cose che invece davano un senso alla vita, davano una continuità a tutto questo. E quindi lo svuotacantine ci sta, rompiamo gli schemi, buttiamo via e ricominciamo un po' da capo. Ma ogni giorno, un pezzettino per volta, secondo me si può fare con l'aiuto che diceva Lorena, per lei è quello, ma ci sono tante modalità che possono darci una visione più naturale della nostra vita. Ecco. Donatella, Effettivamente, se ci pensiamo, la connessione tra noi e il tutto è quello che ci porta avanti, no, nella vita. Perché noi siamo nel tutto e il tutto è in noi. Pensiamo anche in maniera molto concreta, perché poi uno pensa, vabbè, ma sono discorsi astrusi, non sono così astrusi, cioè il nostro corpo fisico è composto da 30 trilioni di cellule e ogni giorno muoiono da 50 a 100 miliardi di cellule. E poi noi diciamo, ma io sono fatto così. Così come esattamente? Sono morti da 50 a 100 miliardi, ma così come muoiono queste cellule, ci sono 4 milioni 4 di cellule che ogni secondo si rinnovano, ogni secondo. Vuol dire che ogni secondo noi siamo diversi dal secondo prima. Non possiamo dire io sono fatto così, cosa ci vuoi fare? No, noi continuiamo a cambiare, ma non è soltanto una questione di cambiare, è questione di capire, di concentrarci anche sul miracolo che siamo noi. Non ti sento? Non ti sento, ma io Aldo. ti sento, eh? Ti Io senti? sento. Mm. Mi senti? Ah, Sì, non ti sento. Non ti io sento sì. Sì, più. sì. Ah, adesso ti sento, adesso ti sento. Siamo, dicevo, un miracolo vivente. Non mi ricordo con chi ne parlavo, se ne parlavo con Lori, però l'esempio della deglutizione. La deglutizione è un atto in parte volontario, ma in parte è involontario. Quindi noi facciamo questa azione della deglutizione dalle 600 alle 2000 volte al giorno. Dipende se in questo momento state salivando, allora fate la deglutizione, però potremmo morire 2000 volte al giorno se le cose non andassero così come devono andare, perché noi diamo per scontato che il nostro corpo risponda perfettamente alle nostre richieste o alle nostre non richieste, perché appunto parte della deglutizione è involontaria. Quindi
Non siamo grati del fatto che ogni volta che deglutiamo non ci strozziamo, no, non ci pensiamo neanche. Scontato. È scontato, è tutto scontato. E invece no, dovremmo, cioè secondo me è il tornare come bambini e stupirci come dei bambini che ci dà la forza e la capacità di essere talmente gioiosi e di essere grati di quello che stiamo vivendo e di quello che stiamo imparando, perché noi non siamo mai uguali al giorno prima. E ogni volta che ci svegliamo siamo una persona diversa perché in fondo anche una domanda vi faccio. Voi siete perfettamente certi di essere vivi? Io non sono più neanche sicura di questo, perché quando noi stiamo sognando di notte nel sogno non sappiamo più se siamo noi o non siamo noi, oppure se noi incontriamo un altro, oppure se quest'altro è soltanto una rappresentazione di quello che noi pensiamo di quest'altro, no? A volte diciamo, ho sognato mio padre, ma non era mio padre, ma sapevo che era mio padre. E quindi noi ci stiamo creando una realtà che non è quella che ci creano gli altri. Allora, proviamo a pensare che non siamo vittime di nessuno. Non c'è qualcuno che c'è da carnefice, che ci fa da carnefice, c'è stato in passato. Ma quello è il passato, è un po' come dicevo prima il video fritto e strafritto di tutto quello che è stato fatto. Allora, la presa di coscienza di tutto quello che ci è stato perpetrato come schiavitù è importantissima per uscirne dalla schiavitù, perché il primo passo per uscire dalla schiavitù è essere consapevoli di essere schiavi, perché noi non possiamo essere contenti di avere un lavoro, perché noi non siamo il nostro lavoro, però spesso ci identifichiamo con il nostro lavoro. Tu, tu chi sei? E le persone rispondono, io sono insegnante, io sono architetto, io sono medico. No, io sono medico non lo dicono più così tanto agevolmente, si vergognano un pochettino, dicono io sono medico. E fanno bene. Perché c'è da vergognarsi un pochettino. Ah no, peggio è il giornalista, cioè se dici io faccio il giornalista veramente c'è da sprofondare. Però tutti, in fondo, io non voglio fare la pubblicità al tuo libro, però in questo libro si parla perfettamente su quello che è l'inganno della scuola, di come veniamo programmati, di come veniamo schiavizzati e di come tutto è concentrato sulla censura di quella che è la nostra creatività. Perché? La domanda è perché? Perché non possiamo creare veramente? Noi siamo i creatori. Siamo i creatori e siccome siamo interconnessi gli uni con gli altri, abbiamo sentito parlare di entanglement, no? Che ogni particella è interconnessa con l'altra e che se è venuta in contatto vuol dire che si condizionano reciprocamente in modo istantaneo. Per Einstein questo non doveva essere possibile perché niente doveva superare la velocità della luce, però con l'entanglement la fisica quantistica ha dato uno schiaffo a Einstein, no? Perché l'interconnessione è immediata. E allora pensiamo alle potenzialità che abbiamo. Cioè, noi usiamo il cellulare per parlare tra di noi. In realtà potremmo collegarci telepaticamente ed è lì che dobbiamo arrivare, al collegamento telepatico. Io vado anche oltre e dico, come Antonella, mi piacerebbe collegare i mondi. Perché i mondi non sono così separati. Un altro inganno è stata la separazione della morte, la paura della morte. Ed è stato lì che hanno picchiato duro 4 anni fa con il Covid, per la paura della morte. Prima per la paura fisica, della morte fisica, perché c'era un virus che ci avrebbe ucciso. Dopodiché era il virus che non ci faceva lavorare, cioè più che altro il Green Pass che non ci faceva lavorare. E allora la paura della morte era sempre morte fisica, ma per la paura di non poter essere più schiavi. E cosa faccio se non faccio lo schiavo? E se non posso lavorare? Allora, tanto di cappello a chi si è reinventato, ma tanto di cappello anche a chi ha dovuto patire e subire determinate violenze per la paura di
io credo che tutto questo un giorno venga assolutamente ripagato dalla consapevolezza, non da qualcuno che ci ripaga, ma dalla consapevolezza di chi siamo. Ed è lì che dobbiamo arrivare. Tutto dipende dal nostro stato coscienziale e la realtà è proprio plasmata dalla nostra coscienza. Perché quando si parla, alcuni parlano di realtà olografica, no? Michael Talbot dice che l'universo è olografico, anche Malanga parla di universo olografico. E allora il nostro cervello è un po' come se fosse il traduttore, come un lettore dell'olografia che ci circonda. È come se l'ologramma provenisse da un altro piano è invisibile agli occhi, come sono invisibili anche le onde, un po' come se fossimo dei televisori, è brutto dirlo, dei televisori che recepiscono le onde e poi le trasmutano in una realtà virtuale. Noi siamo immersi in una realtà virtuale, cioè in fondo questa cosa ce l'ha detta, tutti dicono il film Matrix non è un film, è un documentario, benissimo, ma già secoli fa Platone ci diceva la stessa cosa, in fondo, con il mito della caverna, che è È la caverna. bellissimo questa cosa, no? Il mito della caverna che ci dice siamo immersi in una realtà che è fittizia, fatta di ombre, noi non riusciamo a vedere altro e se qualcuno si azzarda a dire guardate che la realtà è un qualcosa di un po' più grande di quello che appare, perché c'è un altro libro bellissimo che è questo, e che è Le lezioni immaginate, dove proprio qua è il resoconto e il riassunto di tutto quello che è successo, di tutto quello che ci è stato fatto vedere, e poi a un certo punto il libro dice tutto questo appare, è quello che ci appare, perché adesso nella copertina che era stata fatta da Giuseppe di tutto quello che sta accadendo, ci fanno vedere che accadono cose, no? Cose delle quali noi non possiamo, noi ci sentiamo così piccoli e continuano così. L'ha detto L'hanno prima fatto Giuseppe, talmente... Come? le immagini, la parola immagine è che io immagino, io non lo vedo. Già quello che vedo io lo interpreto, ma figurati quello che ci fanno vedere come immagini. Sì. Se io immagino, forse divento il mago. E allora in me mago agere, e allora in me agisce il mago. Allora l'immaginazione ha senso in questa Mm. funzione. Se io agisco come mago, cioè se io mi creo la mia realtà. Ed è bellissima questa cosa, no? Che in noi agisca il mago finalmente. Sì. Ma infatti io penso che tutto il meccanismo sia in questa corsa sfrenata su cui ci hanno posto, no? Ci hanno messo su un percorso su cui dobbiamo correre. Magari troviamo il primo lavoro che ci capita, no? E quindi non andiamo a scegliere il nostro carisma. E quindi poi da lì iniziano le insoddisfazioni, inizia questa chiusura del viaggio interiore, perché magari sono preso da ciò che non mi piace, da ciò che devo fare e non da ciò che vorrei fare o ciò che sento, insomma. E in effetti penso che comunque tutto questo meccanismo è sempre, poi come diceva Lorena, per toglierci da quella sincronicità, no? Ed entrare in noi stessi. E, e quindi ripasso la parola a Lorena su certi meccanismi. Sì, è la frequenza artificiale, quello che dicevo prima. Tutto il sistema del lavoro, le distrazioni, il farci vedere il tempo come qualcosa che non riusciamo mai, siamo sempre a rincorrerlo. Non ho tempo per niente. Però se noi ci portiamo, come diceva prima, nel qui e ora, nel presente, ehm, c'è solo l'adesso, c'è ogni singolo istante e noi in ogni singolo istante possiamo scegliere come viverlo. Perché con la coscienza possiamo dire, io voglio smettere di provare sensazioni brutte o di patire determinate situazioni e con la volontà dire basta, nell'adesso. Io sono responsabile di ogni mio momento presente
e di quello che io provo in ogni singolo momento presente. E questo portarci nel qui e ora ci fa creare la nostra realtà ed è la nostra, quello che dicevo prima, il percorso è individuale. Ognuno ha il proprio momento di click in cui prende e si assume la responsabilità di andare dentro di sé e di cambiare se stesso. Poi questo involontariamente condiziona quello che c'è fuori, perché comunque il passo che faccio io, la presa di coscienza che faccio io è per me. Io non lo faccio per qualcun altro, lo faccio per me. Però quello che io faccio influenza quello che mi sta attorno. Però già ascoltando meno il fuori, rallenti il tuo dentro, no? Magari prima influenzavano 100 informazioni su 100, adesso magari ne sono 10 su 100, insomma, no? E questo forse è il grande lavoro che abbiamo fatto. E sì, escludere tutta la chiacchiera, tutta la distrazione, sono tutte distrazioni quelle fuori. Cioè il fuori fa il corso che deve fare, come il dentro fa il corso che deve fare. È come se tutto si è già svolto, è già avvenuto tutto. Noi stiamo semplicemente svolgendo la pellicola, stiamo guardando il film, il nostro film, in cui noi siamo i protagonisti, in cui noi ci rendiamo conto a un certo punto che siamo i protagonisti, gli attori, i registi, le comparse, siamo tutto. E anche gli spettatori. Pure. E abbiamo pure pagato il biglietto. E è anche salato. Pagato. Però ne valeva la pena. E Sì. quindi dobbiamo fare di questa esistenza, di questo viaggio, questa opportunità, come diceva Antonella prima, che ci siamo sudati il biglietto per la Terra, per questo salto quantico, questo cambio di paradigma, proprio in modo, eh, diciamo, repentino. Poi alla fine, da che è successa la fine del mondo come noi lo conoscevamo nel 2012, sono passati già 11 anni. 12. Quindi 12, e quindi ci vuole un tempo tecnico perché le cose possano cambiare, però tutto avviene anche in un battito di ciglia. È immediato e istantaneo. Il momento in cui facciamo quel click può essere un click piccolo, un click enorme, però il punto è farlo. Quindi l'augurio è veramente di silenziare il più possibile tutto quello che sono le distrazioni esterne Mm. e avere il coraggio di andare dentro di noi, perché una anche delle domande, ma se vado dentro poi cosa trovo? Cioè, è pauroso. Cioè, fai molto, è molto più semplice dire, ok, continuo la mia vita, il mio tran tran della quotidianità, piuttosto che dire, ma io chi sono? Eh, Eh, è una domandona. Ah, questa è veramente una domandona. Infatti vedo le persone rispetto a questa domandona poi si fermano e tornano indietro, no? Mi sembra la barzelletta del pazzo che per scappare dal manicomio deve superare 100 cancelli e arriva al 99esimo stanchissimo, dice "No, non ce la faccio più, torno indietro, no? E mi sembra un po' così. Antonella, invece mi ha ispirato una curiosità Donatella sulla questione dei sogni, però te la voglio fare a te la domanda. Io ultimamente quando sogno mi concentro molto sugli odori, sul tatto, no? È come se fossi entrato in questa dinamica di curiosità, perché anche lì sto cercando di mettere i fatti da parte ed andare su cose più concrete, no? Anche se... E quindi poi mi rendo conto che è un tatto vero, che sono odori veri, e mi concentro molto su questa cosa. Cosa ne pensi di questo mio viaggio nei sogni? Ma tu parli di sogni mentre dormi o di sogni? Mentre dormo, sì, sì, Ah, sì. ok. E prendere consapevolezza anche, cioè la notte non è solo fatta per riposare il corpo o la mente da pensieri, ma dovrebbe essere anche lì un dormire consapevole. Quindi questa cosa che tu hai detto è molto bella perché vuol dire che
stai attivando tutta una serie di sensi interiori, quelli profondi, e stai lavorando, tra virgolette, anche durante la notte, quindi quando sogni, perché stai creando questo collegamento tra una vita esteriore e una vita interiore quando siamo svegli, quando abbiamo gli occhi aperti. Svegli Però quando abbiamo gli occhi aperti siamo nel mondo fuori, quando abbiamo gli occhi chiusi siamo in un mondo interiore, anche quando si fa meditazione o determinate cose, è meglio farle con gli occhi chiusi proprio per non cercare di escludere quello che c'è fuori e quindi avere più facilità di entrare dentro di noi. Mi sembra molto bello questa cosa che stai cercando di fare. Io non sono molto portata nei sogni, nel senso che da piccola erano solo incubi e poi faccio fatica a ricordarli, se non che sono cose molto particolari, ma faccio molta fatica. Però ci sono persone che sono proprio portate i sogni sono anche premonitori, quindi puoi anche vedere quello che potrà essere una delle tante possibilità, perché poi la realtà si forma in base a tante possibilità che abbiamo. Antonella, scusa, e l'invasione della paura nei sogni è indotta dall'esterno, secondo te? Secondo me ci sono varie motivazioni. A volte sono tutte paure Ma nostre. sa proprio tutto, eh? Sa tutto. Sono paure nostre che vengono fuori quando ci rilassiamo, quindi escono tutte queste paure. E più che altro a volte è il controllo che noi abbiamo durante la giornata, come il bambino piccolo che di notte fa la pipì, e perché di giorno ha il controllo e di notte si rilassa e lascia andare. E ci possono anche essere delle invasioni, sempre tra virgolette, esterne di un qualcuno. E quello che posso sapere io, ma non ne ho la certezza ovviamente, è quando è come se noi facessimo dei salti a livello di consapevolezza. E allora di notte è come se arrivasse un qualcosa che ci mette di fronte a questo. Come dire, vuoi fare davvero? Sei pronta a fare questo salto? Tutto quello che hai pensato, hai fatto fino adesso era giusto per te, è una prova. Se si riesce a superare questa prova, si fa come un salto in più di consapevolezza. Perché a volte ci sono, magari ti senti come soffocare, come qualcuno che ti preme e secondo me è proprio una prova che abbiamo, ecco, se abbiamo questa forza interiore, se abbiamo la volontà, come diceva prima Lorena, la volontà, basta solo la volontà, ma chi usa la volontà nel vero senso della parola? Perché noi abbiamo la volontà di andare a lavorare, di fare un sacco di cose che non ci portano a niente, ma la vera volontà, quella di creare un obiettivo che ci possa far star bene e perseguirlo questo attraverso la volontà. La volontà è uno dei doni che ci vengono dati quando veniamo sulla terra e non lo utilizziamo nel modo giusto. E poi volevo dire un'altra cosa, che noi siamo qua che stiamo dicendo veramente un sacco di cose belle, però a volte ho paura che chi ci possa ascoltare dice, vabbè, questi dicono tante belle parole perché comunque la loro vita è bella, no? E quindi non hanno questo tipo di problema, non hanno quest'altro e non hanno quest'altro. E invece non è così. Io penso che, almeno io parlo per me, ognuno di noi ha le sue paure, i suoi problemi da risolvere nella quotidianità e nella materia, in cose pratiche. Però senza
questa connessione con la nostra parte spirituale, oggi come oggi non possiamo più risolvere niente, perché tutti i problemi che abbiamo nella materia, se non andiamo a risvegliare, a rivederli sotto un'altra ottica, nella parte più spirituale, vuol dire questa nostra interiore, non riusciamo a risolverli. Non arriveremo a niente. Quindi ci vuole proprio questa consapevolezza e questo collegamento dentro di noi e non possiamo fare nient'altro. Questo. Quindi chi magari dirà, ah, vabbè, sono solo parole, gli posso solo consigliare di provare a entrare in loro stessi e cercare di vedere, di avere una visione molto più ampia delle cose e della realtà. E di iniziare a mettere in pratica anche qualcosina che magari gli abbiamo dato come input o come consiglio. Ecco. Donatella, sono solo parole? Le parole sono magia. Tutto quello che è all'inizio era il verbo, no? E quindi il verbo è tanta roba, è l'inizio della creazione. E noi non ci rendiamo conto, non ci rendiamo conto della responsabilità che abbiamo nel esprimere determinati concetti. Se noi l'avessimo, non useremmo il pensiero in maniera sbagliata e non useremmo le parole in maniera sbagliata. Allora, nel momento in cui aumenterà il nostro stato coscienziale, sarà più facile creare la realtà che vogliamo. Ma fin tanto che non siamo a quel livello, mm, è quasi pericoloso. È come dare un Ferrari in mano a un bambino, un coltello in mano a un bambino. È un'arma, è uno strumento, no, non è un'arma, è uno strumento. Qualsiasi strumento può essere utilizzato in bene o in male. Anche se non esiste bene, non esiste male, può essere un qualcosa di dannoso per un bambino andare in macchina senza saper guidare. Non ho detto senza avere la patente, ho detto senza saper guidare, perché uno può anche saper guidare e non avere la patente. Ma il punto è lo stato coscienziale della persona che esprime qualche cosa. Più diventiamo consapevoli di noi, più siamo anche responsabili di quello che pensiamo e di quello che diciamo. Quindi le parole hanno un senso e come. Una volta mi ricordo sicuramente lo conoscete come autore, Anthony De Mello, quello che aveva scritto Un messaggio per un'aquila che si crede un pollo e poi un sacco di altri libri ha scritto. Lui in una conferenza gli era stato posto la domanda, ma sì, vabbè, ma queste sono parole. E allora lui ha preso uno del pubblico e gli ha detto, sai che cosa penso? Che tu sia un grandissimo cretino. Mm. Questo si è bloccato, si è sentito molto male, no? Perché se l'autorità sul palco dice tu sei un grandissimo cretino, ho detto ovviamente mi scuso mi dispiace tantissimo, non volevo offendere nessuno, era soltanto un esperimento per farvi capire che invece la parola ha un valore. E forse dobbiamo sperimentarlo e forse il modo bello che noi abbiamo per poterlo sperimentare sono i nostri figli. Con i nostri figli noi agiamo come dei maghi, perché noi usiamo la parola per tranquillizzarli. Quante volte se lei si faceva male dicevo vieni che ti do un bacino, passa tutto. Bacino passa tutto è una magia che si instaura tra la mamma e il bambino. E così qualsiasi parola venga detta ha una sua influenza nella psiche dell'altro, sempre, in ogni momento, in ogni istante. Questo noi dobbiamo essere molto consapevoli di quello che stiamo dicendo e di come lo stiamo dicendo, perché non è soltanto il cosa, ma è anche il come, l'intonazione, quello è importante. Dalle cose che stiamo dicendo emerge sempre più forte un concetto, e noi siamo i carcerieri di noi stessi, insomma, no? Siamo noi che ci teniamo imprigionati in questa schiavitù
E quindi poi è quello che vogliono loro, cioè nel senso vogliono che noi non prendiamo coscienza per continuare a essere carcerieri di noi Noi stessi. abbiamo dato il consenso Abbiamo dato il più consenso. che i carcerieri. Ci siamo trovati magari in mezzo Ma la domanda è, a chi ha qua. creato i carcerieri? O da quanto tempo sono stati creati carcerieri? Perché tutta la struttura sociale e culturale che noi abbiamo è portarci ad essere ciò che ci dicono di essere, più che altro. Perché poi se non sei quello che la società ti dice, non vali niente, non sei nulla, insomma, no? Però poi non so perché la gente quando ti vede sempre con quella serenità che non riesce a raggiungere. E quindi poi è quella la domanda che si pone, dice, ma come mai questa persona è sempre serena e io non riesco poi invece a raggiungere, nonostante faccio 10.000 volte cose più di lui, io poi non riesco a raggiungere, ma forse perché sono cose tutte materiali, no? Insomma. Allora, Lorena, come ci salutiamo? Ci salutiamo con l'augurio di continuare questo percorso, tutti, cioè siamo da soli ma insieme, perché ognuno è venuto qui con il suo sacchettino di nodi da risolvere, lo Hai dico detto in inglese. merda? Ah no, hai No, detto no. l'ho detto in inglese, nodi da Ah, risolvere, nodi da sgarbugliare. E ok. ognuno ha i suoi, ognuno ha il suo carico di cose da fare. Però siamo insieme, nel senso che se io allungo una mano, c'è la mano di qualcun altro, quindi non siamo soli a fare questo lavoro, questo viaggio di riscoperta di noi stessi. E quindi l'augurio è di ritrovarci e di ritrovarci e costruire il nuovo mondo. È quello dove stiamo andando, lasciando andare tutte le parti di noi che, come diceva Antonella, le cantine vanno svuotate da tutte le cose che non servono. Quindi lasciamo andare più che possiamo, siamo sostenuti e aiutati dall'energia che ci accompagnerà fino al 24 di luglio, che è l'energia della tempesta. Quindi entriamo in questo flusso di trasformazione e siamo in tanti, siamo in tanti. Antonella, invece tu come ci lasci? Ma allora, quello che ha detto lei, Lorena, siamo in tanti, è vero, siamo in tanti. Noi stasera siamo qua in quattro, ok, e uno può dire sono niente, ma come noi quattro ce ne sono veramente tanti, a milioni di persone che possono dire un qualcosa, stanno immettendo un qualcosa di nuovo in questo mondo, su questa terra. E solo che siamo disgregati, non ci conosciamo, non riusciamo a fare gruppo, a stare proprio insieme. E anche noi non ci conosciamo personalmente, bene o male. Beh, io e te, Giuseppe, non ci conosciamo. Con Donatella e Lorena ci siamo viste forse 2 volte di persona. Eppure, va bene, prendiamo il bene che ci può dare un computer e quindi riusciamo a fare queste cose e a trasmettere quello che noi siamo. Ma Lorena diceva, se allungo la mano so che c'è qualcuno che o qualcosa che mi sorregge e mi dà anche una spinta. E in effetti dobbiamo farlo sempre più spesso e avere questa consapevolezza che siamo in tanti e non lasciarci, non cadere nel baratro del dolore, della sofferenza o della schiavitù o di quello che comunque c'è fuori. E quindi siamo in tanti che possiamo andare incontro e cambiare il mondo e lo stiamo facendo perché basta una persona veramente consapevole per poter cambiare tantissime situazioni e tantissime cose. Tanti anni fa mi avevano proprio detto, rinfacciato questa cosa dicendo, sì, vabbè, ma tu sei da sola, cosa puoi fare? Ma io posso fare davvero tantissimo se cambio il mio modo di vedere, attivo la mia consapevolezza, che deve essere una consapevolezza vissuta, non una parola senza fondamento.
E poi concludo dicendo che quello che ha detto Lorena, che noi arriviamo col nostro sacchettino, però poi alla fine questo sacchettino dobbiamo lasciarlo qua, perché quando andiamo di là non portiamo niente, e quindi dobbiamo ricordarci che dobbiamo aprirlo e siamo obbligati a vedere tutto quello che c'è e poi lasciare qua tutto. Donatella. Come si fa a concludere dopo aver sentito tutte queste cose belle? E io sono grata di tutto quello che sta accadendo. Sono grata per le cose anche difficili che sono stata invitata ad affrontare in quest'ultimo periodo, perché mi hanno fatto capire che non esiste soltanto questa realtà, ma le realtà si possono davvero unificare. E il mio obiettivo è unificarle su più livelli, su più strati. Adesso è da anni che lo sto facendo, però in realtà mi sono focalizzata molto per realizzare un progetto che sarà di aiuto per tutti, ma veramente di aiuto per tutti, perché le persone mi hanno iniziato a conoscere come voce di Crolla Cabala. E Crolla Cabala inizialmente l'ho fatto per me, perché volevo capire io che cosa era stato detto e volevo portare anche a beneficio degli italiani che non comprendevano bene l'inglese che cosa questa autrice aveva, questa ricercatrice aveva messo insieme. E nello stesso modo sto cercando di mettere insieme dei documenti estremamente importanti, ma anche impegnativi da tradurre, che possono essere a beneficio veramente di tanti, di tutti, di tutta l'umanità. Dell'umanità. Sì, per l'umanità. E siccome quando faccio qualche cosa per me, lo faccio, in realtà scopro che poi sono gli altri a usufruirne, anche gli altri a usufruirne, allora sì, apprezzo questo viaggio, ringrazio il team che è con me, perché come dice Lori, non siamo soli, ma se allunghiamo la mano c'è l'altra che ci acchiappa, che ci prende e che ci sostiene. Io questo sostegno lo sento veramente su molti piani, su molti livelli. E quindi auguro a ciascuno di voi, ma a ciascuno degli ascoltatori che ci ascolterà, di, di trovare la propria mano e di allungarla verso gli altri, perché ci siamo tutti. E, e visto che una degli acronimi che ci ha accomunato moltissimo in questi anni, poi c'è stato il discredito anche, no, di Q, però c'è stato il Where We Go One, We Go All, è un acronimo molto significativo, molto più grande di quello che pensiamo che sia, e veramente dove va uno, vanno tutti. E, e io sono contenta di di tenervi per mano e di tenere per mano anche chi non si vede, chi è distante e chi non c'è proprio eh, in questo momento, apparentemente. Scusa, perché dici che è in un'altra dimensione già? O sempre qua, ma No, perché no, hai tanti aiuti il team anche. su cui sto lavorando è un team che è ancora Ah, qua, non lo so ecco, per quanto, però è ancora qua. No, no. Dipende quando si chiude l'universo, ecco, quando si deciderà di chiudere. No, nel senso che comunque abbiamo tanti aiuti Sì, anche da altre dimensioni, sì, quindi sì, questo sì, volevo solo- assolutamente sì, lo sento, li sento tutti gli aiuti. Esatto. Prima di dare una mia conclusione, volevo ripassare la parola a Lorena e ci dai un po' i tuoi indirizzi YouTube, Telegram, perché fai tante cose e ogni tanto ti seguo. Magari poi le mettiamo Ok. anche scritte in descrizione. Ok, io faccio in collaborazione con mia mamma, con Doni, la lettura del Kin del giorno, quindi è un'analisi delle energie che viviamo quotidianamente, quindi comprenderle ci semplifica tanto la vita.
e appunto sono sia su YouTube, e il canale si chiama SyncroKin, con la I normale, e c'è anche la pagina Facebook, sempre SyncroKin, e insomma si può trovare così. C'è anche il sito, sul quale ci sono comunque tutte queste informazioni preziose, secondo me, che ci Antonella, semplificano veramente la vita. dopo le metto in descrizione comunque Ok. le insomma. Antonella, tu invece qualche riferimento? Io lo metto in descrizione poi. Eh, Posso dire una cosa? sì. L'Anto mi ha fatto leggere un brano del suo terzo libro, di Ricordati di Esatto, me. esatto. È bellissimo, mi ha commosso perché anche lì non c'è bene e male, no? E c'è questo personaggio che è ovviamente in un'altra dimensione e racconta di aver avuto a che fare con dei malviventi, ma non sono stati i malviventi ad averlo ucciso, ma le forze dell'ordine. E quindi quello che noi pensiamo che sia bene, non sempre è bene, quello che pensiamo che sia male, non sempre è male. E tutto dipende da dove ci stiamo dirigendo, dove la nostra anima ci sta portando, perché niente è male, è soltanto crescita, è tutto crescita, è tutto evoluzione. È vero, confermo, confermo. Vabbè, io sono sopravvissuto a uno streaming con 3 donne, quindi sono Esatto. molto È un grande. fortunato. Infatti ti pensavo quando ti vedevo lì davanti, non è facile, quindi... però sei stato bravo. Questa puntata la vedo 4 bambini, no? Bambini e bambine affacciati alla finestra, no? Che non riescono a vedere fuori, ma hanno talmente tanta curiosità di mettersi sulle punte e cercare di vedere la luce che viene dalla finestra. E ve la lascio come metafora di quello che mi è rimasto a me di questa puntata. Cioè, Bellissimo. forse a Bellissimo. parte delle persone manca proprio questo, cioè E se tu quella ti metti curiosità. sulle punte, io dove devo andare? Io devo andare proprio sullo sgabello. Vabbè, Donate, ti prendo in braccio, dai. È stata una Bellissimo. bellissima chiacchierata. Sì, bellissimo. Grazie, spero di Grazie farne a te. altre. Certo. Assolutamente. Grazie. Graziosissimo. Buona serata. Grazie, Presto. Ciao. ciao a Grazie. tutti. Ciao. Ciao.